Manga è un termine che ormai conosciamo un po' tutti, è usato per indicare i fumetti originali dal Giappone. Ma cosa succede quando una rockstar canadese decide di creare il suo fumetto, chiamandolo manga? Oggi parleremo di Make Five Wishes, un fumetto ormai dimenticato, ma che ai tempi era noto come il manga di Avril Lavigne. Se non ci conosciamo, ciao miao, io sono Esther e questo è il mio nuovo format, dove di solito vi racconto storie che trovo su internet, ma stavolta è un po' diverso. Se ti va di supportarmi in questo mio nuovo progetto, non dimenticare di iscriverti al canale, attivare la campanella per sapere quando escono nuovi video e considera anche l'idea di abbonarti. Ma adesso iniziamo! Il fumetto di cui vi parlerò oggi mi è stato regalato quando ero piuttosto giovane e mi sono sempre chiesta come nel 2007 Avril Lavigne sia arrivata a ottenere il suo manga. Tuttavia, grazie alla crescente popolarità di anime e manga in America negli anni 90 e 2000, alcune aziende hanno iniziato a creare opere ispirate al Giappone per sfruttare quella che pensavano fosse una moda passeggera. Così è nato il termine Amerimanga o Global Manga. I primi tentativi di creare manga americani in realtà risalgono agli anni 60, quando Gold Key Comics creò una versione americanizzata di Astro Boy. Tuttavia questi esperimenti hanno spesso fallito, con opere che finivano per assomigliare più a fumetti o graphic novel che a veri e propri manga. Nonostante ciò, per ragioni di marketing, molte aziende volevano etichettare i loro prodotti come manga, anche se non rispettavano i canoni tradizionali. L'opera di cui vi parlerò oggi era di un editore che in realtà ha chiuso i battenti ben 14 anni fa, Del Rey Manga. Ai tempi aveva un bel po' di manga e anche piuttosto famosi, ad esempio Fairy Tail, Parasite, opere delle Clamp come XXXholic o Tsubasa Chronicle e tantissimi altri che probabilmente molti di voi non riconosceranno, ma che mi fanno venire la nostalgia solo a ripensarci. Ma non solo, perché Del Rey Manga aveva anche delle serie originali, tra cui adattamenti in fumetto di Ben 10 e Bakugan e opere originali di Courtney Love e Avril Lavigne. Ed è proprio di quest'ultima che parleremo oggi. Make Five Wishes è stato pubblicizzato e promosso come manga di Avril Lavigne. Come notate, il nome di Avril Lavigne è più grande del titolo stesso, ma lei in realtà c'entra ben poco in quest'opera, perché è stata creata da Camilla Del Rico e Joshua Dysart. Camilla si è occupata dei disegni. Lei infatti è un'artista surrealista pop, nota per la fusione di arte ispirata ai manga con elementi surrealisti. Ha realizzato libri da colorare e il suo stile combina profondità emotiva e immagini vivaci e fantasiose. Le sue opere sono molto particolari e nel periodo in cui è uscita l'opera in questione i suoi disegni erano un sacco edgy. Tra l'altro, se ve lo steste chiedendo, non è italiana ma italo-canadese. Joshua invece è uno sceneggiatore di fumetti, sia mainstream che indipendenti. Ha pubblicato un sacco di roba per case editrici come la DC, Dark Horse, Vertigo, Valiant Comics e tanti altri. La sua scrittura mescola spesso questioni sociali con narrazioni complesse e incentrate sui personaggi, concentrandosi su guerra, traumi e cambiamenti sociali. Con due talentuosi creatori al timone, le premesse sembrano abbastanza buone, vero? Scopriremo presto se sarà davvero così. Ho deciso che vi racconterò tutto, spoiler compresi, anche perché ormai è un prodotto non facile da trovare, quindi mettetevi comodi e leggiamo insieme questa storia. Iniziamo ovviamente dal primo volume. La protagonista è Hana, un'adolescente solitaria con una situazione familiare difficile e problemi a scuola. Il suo unico conforto è la musica di Avril Lavigne e l'immaginare di averla come amica. Ecco scoperto il ruolo di Avril Lavigne. Non ha scritto, disegnato o pensato a quest'opera. Non è la protagonista della storia, ma neanche un personaggio secondario. È solamente l'amica immaginaria della protagonista. In realtà c'è una pagina iniziale, scritta e firmata da lei, dove dice che ha letto e scritto qualcosa, ma sinceramente non è molto chiaro. Sembra semplicemente che abbia approvato il tutto. Comunque, tornando a noi, questo è il primo grosso problema di Hana, che al posto di provare a farsi degli amici, se n'è creata una nella sua testa. Questa Avril le funge sia da coscienza che da migliore amica, le parla a tu per tu, le dà consigli, sembra come se sia lì con lei. E fin qui possiamo anche passarci sopra, perché ok, chi di noi non ha mai avuto un amico immaginario quando eravamo piccoli? Lei alla fine sembra consapevole che sia tutto nella sua testa. Peccato che il suo non avere amici le abbia fatto trovare un hobby piuttosto inusuale, in realtà non è un vero e proprio hobby,
non dovrebbe farlo nessuno, si tratta del catfishing. Hana passa la maggior parte del tempo su internet, creando però vari alter ego a seconda di chi ha davanti. Chatta col suo professore, il signor Terry, in un sito di incontri, fingendosi molto colta e usando una foto di sua zia. Su una chat religiosa si finge un vecchio ricco con pensieri suicidi per chattare con la compagna di classe Jessica. Ha persino trovato il ragazzo che le piace, Brian, su una classifica di videogiochi. Comunque chatta con lui fingendosi un ragazzo che vuole diventare game designer. Ma in che senso? E in tutto ciò siamo ancora all'inizio, in realtà non è ancora iniziato niente, ma ci sono già troppi problemi in questa ragazza. I genitori, tra una litigata e l'altra, al posto di mandarla in terapia, decidono bene di iscriverla a un programma per vecchietti e giovani, una sorta di incontri tra persone sole, per farsi compagnia a vicenda. Non so se questa cosa esista davvero, ma è molto triste. Hana non ha altra scelta. Viene portata dalla madre a casa di questo vecchietto chiamato Mr. Weston, ma ovviamente non vuole essere lì e fa di tutto per farglielo capire e in maniera molto antipatica, ma pur sempre come si comporterebbe una adolescente ribelle. Una volta a casa torna su internet e decide di comprare una scatola su un misterioso sito che aveva trovato in precedenza, chiamato make5wishes.com, che vuol dire appunto esprimi 5 desideri. Desiderosa e disperata di dare una svolta alla sua vita, effettua l'ordine sul sito e qualche giorno dopo arriva a casa sua un pacco contenente una piccola scatola intagliata. Quando Hana la apre, ne fuoriesce Romeo, una piccola creatura con 5 corni in testa, simile a un demone, che le spiega che può esprimere 5 suoi desideri. All'inizio tutto ok, i desideri di Hana sono piuttosto semplici e tipici di un adolescente. Vuole fare colpo su Brian, quindi chiede di essere notata da lui e di poterlo abbracciare. La conseguenza è praticamente immediata: cadrà dalle scale e verrà prontamente salvata da Brian, che nell'acchiapparla al volo la abbraccerà, difendendola dalle bulle e notandola finalmente. L'essere notata da qualcuno la emoziona tantissimo, ne vuole di più e così esprime il suo secondo desiderio: essere notata e considerata speciale da tutta la scuola. Il giorno dopo deve andare a far visita al vecchietto e allora impulsivamente esprime il suo terzo desiderio: non dover più vedere Mr. Weston. Poi assiste alla peggiore lite che i suoi genitori abbiano mai avuto e come desiderio chiede che siano felici. A questo punto gliene manca solo uno e mi chiedo se alla fine davvero chiederà la pace nel mondo, che ci aveva pensato ad una certa. In tutto ciò, mentre Hana dorme, quel monello di Romeo invia segretamente email e messaggi alle persone di cui vi ho parlato prima, quelle con cui parla online, mettendo in crisi loro e i loro sentimenti. Così per sport, ma non solo, perché iniziamo a capire che le conseguenze dei suoi desideri sono piuttosto indesiderate. Ad esempio, per esaudire il suo terzo desiderio, quello di non dover più vedere il vecchietto, Romeo fa risuscitare la moglie morta che ha sepolto in giardino, creandogli un trauma così grosso da causargli la demenza. E in quel caso sì, Mr. Weston non è in grado di continuare il programma con Hana. Peccato che lei avesse iniziato a trovarlo simpatico proprio dopo aver esaudito il desiderio, ovviamente. Il secondo volume continua a esplorare le conseguenze dei desideri di Hana, che diventano sempre più distruttivi e influenzano in modo indesiderato coloro che la circondano. Ad esempio, parliamo dei genitori per cui aveva desiderato felicità. Beh, si lasciano perché il padre ha un'altra. Secondo Romeo, entrambi troveranno la felicità perché il padre in realtà sta meglio con l'amante e la madre non dovrà più vivere una relazione tossica, quindi pian piano si riprenderà e tornerà a essere felice. Solo che non era quello che aveva chiesto la ragazza, ma va bene, non fa una piega. Arriva finalmente il giorno in cui Romeo esaudirà il desiderio di Hana di essere amata da tutta la scuola. Lei si immaginava di arrivare a scuola ed essere salutata da tutti, magari anche con uno striscione fatto a mano. E invece niente, il solito. Arrivata a lezione però, il suo insegnante, il signor Terry, chiede di poter parlare privatamente con Hana, Jessica e Brian. Cosa hanno in comune tutte queste persone? Beh, sono state prese in giro da Hana e i suoi catfishing. Ma come l'hanno scoperto? Grazie allo snitch di Romeo, ovviamente, che aveva mandato una mail al professore spiattellandogli tutto, di come avesse finto di essere una donna interessata al suo profilo e di come stesse chattando anche
anche con degli altri suoi compagni di classe, fingendosi ovviamente altre persone. Ok che abbiamo visto che Romeo si diverte in maniera un po' particolare, ma perché? Perché rivelare tutto? Tra l'altro era stato proprio lui a mandare gli ultimi messaggi, quelli più problematici, dove dava appuntamento al professore per poi lasciarlo lì ad aspettare, dove scriveva a Jessica che la persona con cui si stava scrivendo si era e illudere Brian dicendogli che avrebbe potuto lavorare in un'azienda di videogiochi. Vabbè, proseguiamo. Il professor Terry quindi prende da parte i suoi alunni e spiega loro tutte le cose orribili che ha fatto Hannah. Lei è completamente con le spalle al muro. Jessica non la prende bene, la insulta, la mena, addirittura le sputa addosso. Brian invece sembra delusissimo. Lei prova a giustificarsi dicendo che le persone tendono a ferirsi a vicenda, quando improvvisamente c'è una violenta esplosione. Fuoco ovunque. Hannah vede le persone davanti a lei bruciare vive, ma grazie a Romeo riesce a salvarsi. Hannah si risveglia in ospedale. La stanza è piena di fiori che le hanno portato i suoi compagni di scuola. Le news parlano dell'esplosione e speculano sul fatto che forse non è stato un incidente, ma un omicidio-suicidio del professor Terry, che aveva portato i ragazzi proprio nella zona in cui c'è stato l'incendio. E invece tutto ciò era stato orchestrato da Romeo per un semplice motivo: esaudire il secondo desiderio di Hannah, quello che tutti la notassero. E infatti lo fanno. I giornalisti la pedinano per farle domande sull'incendio e i suoi compagni di scuola le organizzano una festa in suo onore per essere sopravvissuta all'esplosione. Tuttavia Hannah è avvolta da una coltre di fuoco che nessun altro può vedere e che la offusca sempre più dalla realtà. La turba il fatto che non riesca più a vedere la versione immaginaria di Avril Lavigne, quella che si immaginava come migliore amica. Perciò decide di esaudire il suo ultimo desiderio: poter incontrare Avril Lavigne, quella vera. In effetti in tutto ciò mi stavo dimenticando di dirvi che la sua amica immaginaria Avril Lavigne era quasi sparita, perché era come sostituita da Romeo. In tutto ciò, per distrarla da quello che è successo, la sua compagna di classe Rose la invita ad un raduno cosplay che si tiene su un piccolo ponte della città. Ebbene sì, un raduno cosplay? Questa cosa mi fa troppo ridere. Hannah però non ha mai fatto cosplay, così Rose la invita a casa sua per mostrarle la sua vasta collezione di abiti e parrucche. Questa amica potrei essere io. Essendo una fan, Rose convince Hannah ad andare vestita al raduno come Avril Lavigne. Rose è presa benissimo e le fa fare una prova generale del costume. La veste, la trucca, le presta anche una parrucca bionda. Dopo aver completato il cosplay, Hannah si guarda allo specchio e vede Avril Lavigne che la guarda. Così si rende conto di essere stata ingannata ancora una volta da Romeo. Era in quella maniera che aveva esaudito il suo ultimo desiderio, mostrandole il suo riflesso e non la vera Avril. E con questo Hannah arriva al limite. Vuole porre fine a tutto. Prima di andare al raduno va a prendere Romeo, che aveva rinchiuso nella sua scatola. Il suo obiettivo è far sì che il piccolo demone non facesse più male a nessuno. Ma parliamo di questo raduno cosplay! È pieno di gente e mi spezza vedere tutti i costumi generici delle persone disegnate. E poi c'è lei, una tipa che ha un costume a caso e che ferma Hannah facendole i complimenti, riconoscendo subito che si è vestita da Avril Lavigne. Sembra una tipica scena da fiera del fumetto. Le due chiacchierano. La cosplayer non si presenta, ma sembra in gamba e sta anche dietro ai discorsi assurdi di Hannah, che le chiede: riesci a vedere che brucio? O perché parli con me? Dopo poco Hannah la saluta, ringraziandola di aver parlato con lei. E cosa fa? Hannah salta dal ponte, tenendo stretto a sé Romeo, intrappolato nella scatola. Il sudario di fuoco scompare e Hannah è in pace, sapendo che il demone non potrà più fare del male a nessuno. Il peso della scatola la porta fino in fondo al fiume, dove cerca un punto dove incastrarla, finché non si accorge che Romeo è fuggito. Lui le parla, le dice che è un essere magico e non sarebbe stato così semplice sconfiggerlo. Lei quindi prova con tutte le forze a nuotare in alto, affannandosi a risalire in superficie. Vuole vivere, ma non ce la fa. Sul ponte la folla è sotto shock. I giornalisti e la polizia accorrono in zona. La cosplayer che ha assistito alla scena si toglie la parrucca per rivelare i suoi lunghi capelli biondi. Era la vera Avril Lavigne. L'ultimo desiderio di Hannah è stato esaudito e il manga si conclude con due giornalisti che narrano della sua triste fine. Scopri molte storie entusiasmanti. Che dire se non
quanta crudeltà. Non so davvero come commentare questa storia. Mi ha proprio dato l'impressione di essere stata scritta da un uomo adulto che disprezza e prova rancore verso le adolescenti che amano la musica. Una cosa che non vi ho detto per non interrompere la narrazione è che la parte dell'esplosione è stata censurata tantissimo nella versione italiana. Nella versione originale, che trovate tra l'altro sul canale ufficiale di Avril Lavigne, si vede Brian che sta già bruciando con metà volto sfigurato, il che ha senso perché nel balloon lui dice proprio brucio, mentre nella copia fisica che ho ha tutta la faccia ricostruita, ma sempre con la stessa espressione terrorizzata. E non è finita qui, perché nella pagina successiva si vede il professore che tiene in mano il braccio di Jessica che sta andando a fuoco, cosa che viene anche ribadita nei balloon con tanto di close up sul braccio. Poi c'è un'intera illustrazione sul professore che brucia, ma di nuovo niente di tutto ciò nella versione cartacea. Leggendolo infatti mi sembravano un po' vuote come pagine, sentivo come se c'era qualcosa che non andava, però arrivata a quel punto non dovevo più stupirmi di nulla. Vorrei commentare con voi un'altra cosa, ovvero il livello dei disegni, perché ho notato che durante tutto il volume 2 la qualità sembra essersi notevolmente abbassata. Il tratto del primo volume è veramente particolare, è come se si intravedesse una bozza sotto i disegni. Secondo me aiuta un po' anche a creare quell'atmosfera cupa. Nel secondo volume invece è come se si appiattisse tutto. Le espressioni diventano tutte uguali e sembra come se sia stato disegnato di fretta e da un'altra persona. In conclusione, nonostante alcune illustrazioni siano ben fatte e il concept promettente, devo ammettere che Make Five Wishes non è riuscito a convincermi del tutto. Il personaggio di Hana, seppur complesso, risulta difficile da apprezzare e le sue azioni mancano di una giustificazione narrativa convincente, lasciandoci con la sensazione di frustrazione piuttosto che di empatia. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è stato il tono generale dell'opera, veramente troppo negativo, quasi soffocante, il che mi pare assurdo pensando all'età delle fan di Avril Lavigne all'epoca. Manca un po' quell'equilibrio tra dramma e speranza che rende appassionanti anche le trame più cupe, e ve lo dico io che sono fan di Madoka Magica. Quindi non credo di consigliarvi quest'opera, anche perché al momento immagino sia introvabile. Fun fact, io avevo solo il primo volume, il secondo l'ho comprato su Vinted e ringrazio di non averlo mai letto quando sono stata giovane, perché sarebbe stato un po' troppo traumatizzante, ecco. Ma adesso ditemi voi, conoscevate questo manga? Se no, cosa vi è parso da questo mio racconto? Parliamone nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao miau!